Buongiorno a tutti, benvenuti alla prima video lezione di Tolandus Redivivus. Ioannes Tolandus Hibernis Redivivus sono io, professore di storia e filosofia. Cosa ho deciso di fare? Di spiegare tutti i programmi in un ciclo di video lezioni che alla fine ne comprenderà 600, almeno 700 video lezioni, almeno quelle di base per iniziare. Quindi Sofì, per favore, Sofì è la mia gatta aristocratica, e infatti si chiama Sophie come le nobildonne francesi, è la mia gattina che mi fa da mascotte, mi fa da portafortuna e mi aiuterà anche a spiegare, vero? Vuoi spiegare insieme con me? Sai parlare? Hai studiato? Vabbè, comunque poi vedremo. E quindi sul mio canale Tolandus Redivivus trovate tutti gli argomenti del triennio superiore di storia e filosofia, tutti gli argomenti di storia e filosofia della terza classe, della quarta classe, della quinta classe, c'è tutto, spesso con un livello di approfondimento e di meticolosità molto superiori rispetto a qualunque libro di testo. Quindi, che altro ti devo dire? Sei uno studente, devi essere interrogato tra 2 giorni, storia e filosofia, non sai niente, non hai studiato niente, guardavi il telefonino mentre il professore spiegava in classe perché ti sei comportato così. Puoi cercare di cavartela guardando le mie video lezioni. Sei un adulto, non sei uno studente, non sei, non so, neanche uno studente universitario, no? Vuoi semplicemente approfondire la storia della filosofia per tuo interesse personale, perché sei un appassionato, perché sei un curioso, vuoi saperne di più, prova a seguire le mie video lezioni Tolandus Redivivus, canale YouTube completamente gratuito, fruibile a tutti, dappertutto, privatamente, nelle scuole e così via. D'accordo? E se poi le lezioni non ti piacciono e pensi che io sia un pessimo professore, pensi che insomma le lezioni non sono adeguate a quello che tu cercavi, non fa niente, non seguire più me, segui qualche altro collega, ci sono tanti colleghi che realizzano video lezioni. Allora, adesso Sofì si sta un po' stancando, poi credo che debba andare a mangiare, vero Sofì? Quindi la lasciamo libera, le facciamo fare un bel salto e iniziamo a parlare del primissimo argomento. È il programma ministeriale da dove comincia più o meno dall'anno 1000 e quindi noi adesso iniziamo con un primo argomento, la cosiddetta rinascita dell'anno 1000. Rinascita che è economica, ma attenzione, non è soltanto una rinascita di tipo economico. Io do per scontato che voi sappiate il feudalesimo. Conoscete il feudalesimo? Come funziona? Io non spiegherò il feudalesimo, quindi diciamo che alcune cose della storia precedente le diamo un po' per scontate, no? L'Islam, l'impero bizantino, Carlo Magno, tante altre cose, le invasioni devastanti dei Norreni o vichinghi, le invasioni degli Ungari e così via, d'accordo? Voi avete quindi già studiato nella classe seconda, che non mi compete, io comincio col programma ovviamente della terza classe, il declino fortissimo dell'Europa nel cosiddetto alto medioevo, no? Dal crollo dell'impero romano d'Occidente fino più o meno all'anno 1000. Poi dall'anno 1000 fino alla fine del medioevo, che non sappiamo quando è, 1453, 1492, sono tutte date ovviamente del tutto convenzionali, diciamo gli ultimi secoli del Medioevo, il secolo XI, XII, XIII, XIV, XV, vengono chiamati, lo sapete, basso Medioevo. L'alto Medioevo arriva fino al 1000, dal 1000 fino, mettiamo, alla scoperta dell'America nel 1492, c'è invece il basso Medioevo. Il Medioevo viene diviso in due, perché l'Alto Medioevo è, diciamo, l'insieme dei secoli più sfortunati del Medioevo, dove c'è il declino, la devastazione, entità politiche che non si fanno rispettare, anarchia, invasioni, l'abbiamo visto, gli Ungari,
i normanni, spopolamento di terre, epidemie, moltissime epidemie, terre coltivate che non vengono più coltivate, vengono abbandonate, un declino anche culturale. Ci sono almeno 2 o 3 secoli in cui nessuno scrive più, nessuno, d'accordo? Nessuno. Non solo si disimpara il greco, e questa è una cosa gravissima, è l'unica epoca, la storia occidentale, il Medioevo, in cui non si parla più il greco, ma neanche il latino, moltissimi non sanno neanche parlare il latino. Ci sono, ho appena detto, intere epoche storiche eh, in cui noi non abbiamo quasi alcun tipo di documento scritto. Lo stesso Carlo Magno non sapeva né scrivere né leggere, imparò solo a scrivere le sue iniziali, d'accordo? Quindi, e poi però si dice, con il basso medioevo, cioè a partire dall'anno 1000, la seconda fase del medioevo, noi abbiamo un miglioramento, la cosiddetta rinascita dell'anno 1000, che anno 1000 ovviamente è una data del tutto arbitraria e convenzionale. La rinascita dell'anno 1000 in realtà comincia già dall'800 d.C., per alcuni aspetti addirittura dal 780 d.C., d'accordo? Noi abbiamo prima di tutto una crescita economica. Già alla fine dell'VIII secolo, diciamo convenzionalmente 780 d.C., noi abbiamo questa crescita economica evidente, d'accordo? Una crescita economica evidente. Aumentano le terre coltivate. Perché aumentano le terre coltivate? Ci sono varie ipotesi. Primo, abbiamo dei progressi tecnici, tecnologici in agricoltura. Il mulino. L'antichità classica, il mulino era quasi sconosciuto, non è che non fosse stato inventato, ma veniva usato pochissimo. Invece, a partire dall'800, 780, comunque dalla rinascita, abbiamo visto, dell'anno 1000, che in realtà può essere chiamata la rinascita dell'800, fate come volete, si afferma l'uso del mulino, sia il mulino ad acqua sia il mulino a vento. Questo ovviamente favorisce enormemente la produttività. Inoltre si diffondono gli utensili in ferro, vengono scoperte e utilizzate molto più che in passato le miniere di ferro, e quindi abbiamo nuovi strumenti, in tutto o in parte costruiti in ferro, che sono molto migliori di quelli precedenti. Le asce di ferro, le seghe dentate, e poi fondamentale l'aratro pesante. A differenza dell'aratro romano, l'aratro pesante aveva delle parti in ferro, era molto più pesante, molto più difficile da utilizzare, però in realtà permetteva di coltivare anche le terre più dure, più pesanti, le terre più difficili da coltivare, d'accordo, da smuovere, specialmente terre del centro, nord Europa, dove faceva molto freddo, terre ghiacciate, terre pesanti, quindi l'aratro pesante serviva appunto per coltivare terre pesanti, terre dure. Non solo aveva delle parti non più in legno ma in ferro, ma anche dei dispositivi all'interno dell'aratro che erano completamente nuovi, in particolare il coltro e il versoio. Il coltro è una specie di coltello, d'accordo, di coltello verticale che serve ad aprire la terra, a smuovere proprio le zolle. Il versoio invece è una sorta di struttura orizzontale nell'aratro che serve a rovesciare le zolle, d'accordo? Il coltro taglia la terra, le zolle che vengono fuori vengono ribaltate, rovesciate dal versoio. Quindi aratro pesante, molte più terre possono essere coltivate grazie a questo nuovo strumento, terre che prima erano troppo dure per il lavoro umano, per il lavoro dell'aratro latino, dell'aratro romano, dell'aratro precedente. Il problema è che l'aratro pesante non può essere certo trascinato
dall'uomo oppure soltanto da uno o due buoi come succedeva prima. C'è bisogno della forza di 4 buoi oppure addirittura di 8 buoi, oppure, attenzione, cosa fondamentale, ai buoi viene sostituito il cavallo, che può spesso essere considerato più conveniente, rivelarsi più conveniente. Quindi si diffonde il cavallo al posto del bue nei lavori agricoli e anche qui c'è un miglioramento tecnologico. Per evitare che gli zoccoli del cavallo si rovinino, viene inventata la ferratura, d'accordo? I ferri di cavallo esistono dal Medioevo, nell'antichità i greci, i romani, eccetera, non avevano i ferri di cavallo. La stessa cosa vale per il collare rigido. Un nuovo collare fortemente coeso con le spalle del cavallo, collare rigido, che permette al cavallo, con la forza delle spalle appunto, di trainare pesi molto maggiori rispetto a prima. Quindi vedete abbiamo delle vere e proprie novità tecnologiche, d'accordo? Delle vere e proprie novità tecnologiche che fanno sì che aumentino sia le terre coltivate sia la popolazione. Attenzione, abbiamo un aumento demografico molto forte, in particolare a partire dall'anno 1000, anche se si tratta quasi soltanto di stime, perché non vi erano censimenti, non vi erano rilevazioni, tranne nel caso del Domesday Book introdotto dai Normanni in Inghilterra. Noi non abbiamo rilevazioni precise della popolazione nei paesi d'Europa, però tutti gli indizi fanno pensare che all'aumentare della superficie coltivata delle terre e quindi all'aumentare dei prodotti della terra, dei cereali soprattutto, si accompagni anche un proporzionale aumento della popolazione. Quindi abbiamo delle invenzioni, abbiamo dei miglioramenti tecnologici. Non è vero quindi che il Medioevo è sempre un regresso rispetto all'età antica. Il Medioevo sarà stato un regresso rispetto all'età antica, ai greci e ai romani, da un punto di vista culturale, soprattutto fino al 1000. Ma questa è la cosa che gli storici mettono in evidenza e che io vorrei sottolineare. Da un punto di vista tecnologico materiale, invece, il Medioevo è di gran lunga superiore rispetto all'età classica. Cioè, il progresso umano in Occidente non si ferma mai da un punto di vista materiale, tecnologico. Il progresso c'è anche nel Medioevo rispetto all'età antica. Tutte le cose che vi ho nominato, o altre cose che vi dirò, invenzioni, migliorie, non esistevano in età antica, d'accordo? Ma basterebbe pensare anche ad altri oggetti apparentemente semplici e banali, in realtà non è così, della vita materiale, come per esempio i bottoni. I bottoni vengono inventati nel Medioevo, sono molto utili, no? Con il bottone tu chiudi bene l'indumento. I bottoni non esistevano in età classica, lo sapete, andavano in giro con i mantelli annodati sul corpo, non avevano i bottoni. I pantaloni non esistevano in età classica, i pantaloni vengono inventati nel Medioevo, quindi da un punto di vista del progresso materiale, tecnologico, non è vero affatto che il Medioevo sia un regresso, rappresenti un regresso rispetto all'epoca classica. Questo è importante. Il nuovo aratro, nuovi progressi in agricoltura permettono non solo di coltivare terre che erano prima totalmente in abbandono, ma anche di ridurre il maggese sulle terre già coltivate. D'accordo? Prima che cosa c'era? Una terra coltivata, a causa della scarsità dei concimi, e questo dato purtroppo non migliora nel corso del Medioevo, i concimi restano molto scarsi, una terra per riprendere la propria fecondità non poteva essere coltivata al 100%, metà veniva coltivata e metà, capite, a rotazioni ogni anno veniva lasciata incolta
a Magese a riposo affinché potesse riprendere la propria fertilità. Questa è la rotazione biennale, d'accordo? Si utilizza solo il 50% della terra. Grazie ai progressi in agricoltura, al maggior numero di braccia disponibili ovviamente alla popolazione, si passa alla rotazione triennale, un grande vantaggio. Il Magese a rotazioni ogni anno riguarda solo un terzo, il 33% della terra coltivata e non più un mezzo, non più il 50%, quindi aumenta moltissimo la superficie coltivata. Si passa dalla rotazione biennale alla rotazione triennale. Miglioramenti in agricoltura, miglioramenti economici, secondo molti storici dipendono anche da altri fattori, non soltanto dall'aratro pesante, dal mulino o dalla bardatura o dalla ferratura dei cavalli. Secondo molti storici nel Medioevo fa più caldo rispetto all'antichità, ci sarebbe un aumento delle temperature, d'accordo? Secondo molti storici nel Medioevo, attenzione, faceva ancora più caldo di oggi, nonostante il riscaldamento globale e così via. Noi sappiamo con certezza che in certe zone del nord Europa si coltivavano dei prodotti che oggi non si possono coltivare perché all'epoca faceva più caldo. I vichinghi, ne avete sentito parlare, intorno all'anno 1000 arrivano in America, nella zona di New York e più a nord, nel freddo Canada, nell'attuale Canada. Come chiamano l'America i vichinghi? La chiamano Vineland o Vineland in inglese, terra del vino. Significa che lì in Canada si coltivava la vite, il vino, cosa che oggi non è assolutamente più possibile. Quindi ci sarebbe un aumento della temperatura, forse una diminuzione della piovosità in generale nel Medioevo. Poi migliori condizioni politiche, d'accordo? In parte con l'impero di Carlo Magno, in piccola parte, ma soprattutto poi con le monarchie feudali, con le monarchie che vengono fuori dalla disgregazione dell'impero di Carlo Magno, noi abbiamo delle entità politiche che controllano di più il territorio, che riescono ad avere forme di organizzazione decenti, d'accordo? E quindi gli embrioni dei primi stati nazionali, che noi non abbiamo il coraggio di chiamare ancora stati, li vedremo, i regni feudali, d'accordo? Ma il feudalesimo vero e proprio, con Carlo Magno si diffonde il feudalesimo pian piano, prima in Italia settentrionale, in Francia, poi in Germania vedremo si diffonderà in ritardo. Il feudalesimo con le sue regole permette un'organizzazione, quindi anche un'organizzazione del lavoro, uno sfruttamento delle risorse molto più razionale. Finiscono poi le grandi invasioni, abbiamo visto ungari, normanni, non solo loro, mettevano a ferro e fuoco, distruggevano, no? Erano nomadi, distruggevano molte parti d'Europa dove facevano le loro scorribande. A un certo punto ungari e norreni, ungari e vichinghi, ungari e vichinghi si sedentarizzano, finiscono le grandi invasioni di questi popoli nomadi in Europa e quindi è possibile coltivare la terra senza rischiare che domani arriva un'orda bestiale di vichinghi, distrugga tutto, ammazzi te, la tua famiglia, eccetera. Quindi ci sono anche vari tipi di condizioni, di motivazioni, secondo gli storici, che spiegano questo progresso, questi miglioramenti economici. Naturalmente questo significa che aumenta la popolazione, significa che aumentano le città. Certo, fino all'anno 1000 non si può neppure parlare di vere e proprie città in Europa occidentale. Le grandi città erano in Oriente, le grandi città erano Baghdad, Costantinopoli, Antiochia, questi posti qui
cioè città che appartenevano ai grandi imperi, il bizantino, l'impero romano d'Oriente, oppure all'Islam, d'accordo, ai regni islamici in Oriente, ma in Occidente niente. In Occidente, intorno all'anno 1000, la città più grande di tutte, più popolosa, è Roma, ma Roma si è ridotta a 15.000-20.000 abitanti, non di più. Ma nell'anno 1000 Roma, nonostante questo, era la città nettamente più popolata dell'Europa occidentale. Quindi città, più che altro parliamo di villaggi, invece adesso le città, molte città, si arricchiscono di abitanti. Perché? Perché nasce il borghese, la borghesia, lo dice la parola stessa. Il borghese è colui che abita nel borgo, nella città, nella cinta muraria e che svolge professioni che sono ovviamente diverse da quelle del contadino. Ci sono nuove professioni nelle città e non solo ci sono i notai, i medici, i farmacisti, quindi diciamo professioni intellettuali, o comunque quelli che noi chiamiamo liberi professionisti, eccetera. Sorgono anche le industrie, quindi non c'è solo un miglioramento in agricoltura, c'è il grande sviluppo della manifattura, sia della lana, sia della seta, sia di altro, la seta, il baco da seta, la seta arriva dalla Cina, dall'Oriente, si impara a coltivare la seta in Sicilia, nella Spagna meridionale e in tanti altri posti d'Europa. Quindi vedete le città, le manifatture anche hanno ehm, ci fanno vedere un grande miglioramento. Una città come Firenze, ma in generale tutta la Toscana, Firenze o altri posti della Toscana, rappresentavano uno dei poli manifatturieri più importanti d'Europa, ma la stessa cosa vale per le Fiandre, attuale Belgio e Olanda, città come Ypres, Gand, Bruxelles, Bruges, erano tra le città manifatturiere, tra le città più industrializzate d'Europa. Toscana oppure le Fiandre, Belgio e Olanda erano tra le zone più popolate dell'Europa occidentale. Si sviluppano poi, adesso lo vedremo, anche i commerci. Prima dell'anno 1000 i commerci erano molto limitati, non ci si spostava dal proprio territorio, dal proprio circondario, le strade erano state abbandonate, le grandi vie di comunicazione romane. Invece adesso rinascono anche gli scambi a, lunga, a lunga percorrenza. Quindi sono città che diventano molto grandi da villaggi che erano, proprio perché spesso sono appunto situate lungo le più importanti vie commerciali. Una città come Colonia, per esempio, una colonia romana, infatti si chiama Colonia, sapete dov'è? In Germania, lungo il fiume Reno, in quella parte della Germania che è più vicina alla Francia. Colonia era un piccolo villaggio, diventa una città grandissima. Altre città vengono create ex novo, dove non c'era assolutamente niente. Diventano dei porti o dei centri di commercio lungo le strade interne o lungo i fiumi. Per esempio, un esempio per tutti è Lubecca, vedremo, fondata dai cavalieri teutonici. Lubecca sul mare del nord è una città che non esisteva, viene fondata, inventata. Quindi molte città molto popolose vengono fondate dove non vi era niente. Molte città preesistenti come Colonia, Parigi, Roma, tantissime altre, Firenze, si espandono enormemente e poi nascono anche dei villaggi lì dove non c'era nulla. Se prendiamo Firenze, voi vedete un'immagine della cartografia storica di Firenze, vedete che Firenze ha costruito sempre nuove mura, le città si allargano, c'è bisogno di sempre nuove cinta murarie per difendere, per contenere la popolazione. Vengono abbandonate le mura precedenti, vengono costruite mura più ampie per permettere l'ingrandimento del tessuto urbano.
nelle città sorgono dei palazzi che sono quasi dei castelli, no? Noi abbiamo l'incastellamento in città, il nobile, l'aristocratico, colui che con il castello dominava un, un proprio feudo nella campagna, si fa anche la casa in città. La casa in città è simile al suo castello di campagna perché è un palazzo, capite, un edificio che è un mini castello con le difese dei castelli, le feritoie, la torre del castello, le mura del castello e così via. Abbiamo la costruzione di castelli, di castelletti, di residenze che somigliano a castelli all'interno delle città. Moltissimi si arricchiscono quindi e la manifattura è un'attività che ha bisogno di grandi competenze. La manifattura prevede prima la filatura, poi la tessitura, poi la tintura, soprattutto con fibre, con coloranti di origine vegetale. Sono cose difficili da realizzare, spesso restano segrete perché le arti, le corporazioni, le botteghe mantengono spesso proprio il segreto su come effettuare una certa pratica. Noi non abbiamo libri, non abbiamo testi che ci spieghino come si fa la tintura, ne abbiamo pochissimi, perché tutto era demandato ad una tradizione orale, a un insegnamento orale che spesso era un insegnamento esoterico, d'accordo? Che non si voleva divulgare al di fuori della cerchia di coloro che facevano lo stesso mestiere, mantenevano dei segreti, erano spesso organizzati proprio giuridicamente, materialmente in corporazioni, d'accordo? E quindi la manifattura si arricchiscono, molti si arricchiscono, c'è il borghese, eccetera, ma attenzione, anche la Chiesa si arricchisce. I monasteri, che una volta erano poveri, ricordate la regola di San Benedetto, si arricchiscono moltissimo. In generale la Chiesa si arricchisce, ma i monasteri fanno parte integrante del sistema feudale, prendono i canoni e i censi, non sapete, una parte del raccolto in natura dai contadini. Nel caso degli enti ecclesiastici, dei vescovadi o dei monasteri, questi canoni e censi si chiamano decime, quindi i monasteri, i monaci sono abituati a non lavorare, a ottenere tutto ciò di cui hanno bisogno, anche tutto ciò che mangiano, dai contadini. San Benedetto non pensava a questo, quindi anche la Chiesa, anche i monasteri diventano ricchissimi. Spesso diventare abate significa diventare ricco, avere un sacco di privilegi feudali, quindi esattamente come l'aristocratico, come il nobile, anche l'abate o il vescovo, il capo di un qualunque ente ecclesiastico, hanno un loro feudo con i contadini che vengono sfruttati, hanno i loro privilegi feudali, d'accordo? Per esempio le corvée, che è il privilegio più odioso e dal punto di vista di chi le faceva la servitù feudale più odiosa, erano prestazioni di lavoro gratuite. Questi contadini dovevano lavorare tot giorni al mese o tot mesi l'anno per il Signore. Quindi questo i monasteri si arricchiscono anche perché spesso vengono usati dai mercanti per lo stoccaggio delle merci, cioè i monasteri ospitano le merci lungo i percorsi che queste merci compiono da una parte all'altra dell'Europa. Quindi la Chiesa, anche le abbazie, i monasteri che per definizione avrebbero dovuto essere poveri, diventano ricchi e privilegiati. Questo creerà, vedremo, delle proteste all'interno della Chiesa stessa, una volontà di riformare e di riportare alla povertà la vita monastica e quindi anche una serie di riforme dall'interno della Chiesa, di riforme ecclesiastiche, di riforme monastiche
di riforme religiose importantissime che vedremo. Vediamo ancora alcuni elementi. In Europa occidentale, non certo in Europa orientale, la svolta dell'anno 1000 significa anche che molti contadini diventano liberi. Prima la maggior parte dei contadini erano servi, erano schiavi, adesso con i miglioramenti economici non è così. A partire dall'anno 1000 diminuiscono i contadini servi, aumentano i contadini liberi. Non sono schiavi, certo, sono pur sempre sottomessi al sistema feudo-vassallatico. Quindi l'abbiamo visto, devono fare le prestazioni di lavoro gratuite, le corvée, oppure devono dare una parte del loro raccolto al Signore. Questo Signore, abbiamo detto, può essere anche non un nobile, ma può essere un abate, può essere un vescovo. Però comunque sono liberi. Molti di questi contadini vivono in una particolare signoria feudale che si chiama signoria bannale. Si afferma sempre di più la signoria bannale. Che cos'è la signoria bannale? È la signoria in cui i contadini o tutti i non privilegiati devono pagare il diritto di banno. Per esempio, attraversano una strada, devono pagare devono pagare una tassa al signore che ha all'interno del suo feudo quella strada. E così quando usano il frantoio o il mulino del signore devono pagare. Questo è il diritto di banno, la servitù di banno, oppure anche una strada particolare, una diga, no? Un ponte attraversano, devono pagare. Oppure vanno a prendere acqua o fare legna nel feudo del signore, pagano questo diritto di banno, d'accordo? Pagano sempre, eccetera, però comunque sono liberi, non sono più schiavi, anche se a volte, attenzione, il sistema feudo-vassallatico li costringe a vivere all'interno del feudo, cioè non possono allontanarsi, non possono andare a vivere da qualche altra parte. Tuttavia, pagano i canoni o censi, ripeto, parte del raccolto al Signore, che nel caso degli enti ecclesiastici si chiamano decime, e poi pagano i diritti di banno, però sempre più contadini hanno queste servitù, ma sono liberi. Infatti moltissimi contadini acquistano terra, diventano loro stessi proprietari di un appezzamento di terra. Le corvée vengono comunque ridotte dopo l'anno 1000, prima erano moltissime, poi spesso vengono ridotte a 3 giorni a mese o qualcosa del genere. L'aumento delle terre coltivate, attenzione coltivabili, non avviene soltanto perché, come abbiamo detto prima, terre che prima erano incolte adesso vengono coltivate. Le terre coltivabili aumentano anche perché vengono ricavate terre dove le terre coltivabili non c'erano, cioè per esempio disboscando, abbattendo i boschi. Si abbattono i boschi, abbiamo visto, abbiamo l'invenzione delle nuove seghe dentate, è più facile abbattere alberi, anche alberi di grossa taglia, c'è il disboscamento, vengono eliminate porzioni di foresta e lì si coltiva, lì si inserisce l'agricoltura. Oppure, molto importante, i dissodamenti. Dissodare significa bonificare una palude, un territorio acquitrinoso. Ci sono nuove tecnologie per deviare il corso dei fiumi, addirittura eliminare l'acqua da un campo che quindi può essere coltivato. Fate attenzione però, la superficie delle terre coltivabili non può eccedere un certo limite, per un motivo molto semplice, perché il legname dei boschi, la legna, serve, quindi tu puoi disboscare, attenzione, puoi eliminare il bosco fino a un certo punto. La legna del bosco ti serve per qualunque cosa, per costruire le abitazioni, per costruire le navi, per cucinare, d'accordo? Ti serve per il riscaldamento domestico, no? La legna si mette nel caminetto a bruciare e così via. Quindi puoi disboscare, però fino a un certo punto c'è un limite all'espansione delle terre coltivabili.
perché la legna del bosco comunque serve. Si produce di più, mentre prima dell'anno 1000 o dell'anno 800 si produceva solo per l'autoconsumo, non restava niente da vendere, adesso ci sono molte eccedenze agricole che entrano in un sistema commerciale. Il contadino consuma quello che produce, molte cose gli restano e quindi va alla fiera, al mercato a venderle, oppure addirittura le vende in posti molto lontani da dove vive. Si aprono, abbiamo visto, vie commerciali anche molto molto lunghe. Abbiamo visto che c'è l'aumento della popolazione, secondo molti storici a partire dal 950 si innesca un aumento molto forte e molto lungo nel tempo della popolazione in tutta Europa, un aumento demografico che durerà più di 300 anni, fino all'inizio del 1300. E quindi molti contadini, avete già capito, si trasferiscono nelle città perché vi sono professioni redditizie anche nelle città. I signori, abbiamo visto, si trasferiscono nelle città costruendosi una casa che somiglia a un castello. Quindi abbiamo anche il fenomeno dell'urbanizzazione. Come crescono queste città? Non solo perché cresce la popolazione, ma anche perché molti contadini abbandonano il duro lavoro della terra in cerca di fortuna, in cerca di opportunità, in cerca di una professione diversa nelle città. I borghesi, mercanti soprattutto, ma anche banchieri, industriali, abbiamo visto, delle manifatture, diventano molto ricchi, emerge una classe sociale che prima praticamente non esisteva, eh, quella dei borghesi. Ora abbiamo superato la mezz'ora di lezione, completerò questi elementi importanti che costituiscono la cosiddetta rinascita dell'anno 1000 in una lezione successiva. Grazie.